Quali sono i benefici dei videogiochi? Parte 2. Eh sì, perché i videogiochi sono molto più che semplice intrattenimento. Per alcuni sono una passione, per altri sono una fonte di ispirazione e per alcuni gamer sono diventati anche una professione. Comunque, indipendentemente dal motivo per cui giochi, i videogames possono portare veramente molti benefici. La scorsa volta abbiamo parlato degli arcade, degli strategici, dei platform e dei survival. E se non l'hai ancora visto, puoi vedere il video qua. Mentre oggi vediamo cosa ci portano di buono gli sparatutto, i puzzle, i simulativi e i GDR. Partiamo dagli sparatutto. Questa è una categoria che ultimamente si è molto diffusa ed è anche molto amata dai gamer, su cui si concentrano la maggior parte degli studi e delle ricerche scientifiche riguardo ai benefici dei videogames. E i risultati sono soddisfacenti. Gli sparatutto sono stati collegati ad un gran numero di benefici, tra cui il miglioramento della percezione e lo sviluppo cognitivo in generale. Ma soprattutto, gli studi hanno visto che dopo circa 50 ore di gioco migliorano significativamente le abilità di multitasking, ossia la capacità di switchare velocemente tra un'attività e l'altra. E beh, è facile da credere, no? D'altra parte, se sei un gamer lo sai benissimo anche tu che nei momenti clou degli sparatutto ti ritrovi a fare un sacco di cose tutte insieme. Devi individuare i nemici, distinguere rapidamente i nemici dai tuoi compagni di squadra, se no sono cazzi. Quindi poi devi sparare ai nemici, ripararti dai loro colpi, salvare i tuoi compagni in difficoltà, ricaricare le armi e anche scegliere l'arma giusta a seconda della situazione e della distanza. Detta così sembra una to-do list da poter fare mentre sorseggi un tè con calma, ma in realtà sappiamo benissimo tutti che tutte queste cose vanno fatte tutte insieme e anche per molti minuti consecutivi, o anche ore a seconda del gioco a cui stai giocando. E beh sì, questo è il concetto di multitasking. E ovviamente, come ogni abilità, più la eserciti e più diventerai bravo. Ma in tutto questo non eserciti solamente la tua abilità di multitasking. Infatti, cercare continuamente i nemici e adattarti continuamente alla situazione aumenta anche molto la tua percezione e la tua flessibilità mentale. In sostanza, con gli sparatutto sviluppi il multitasking e affini anche i tuoi sensi, arrivando anche a migliorare la tua capacità di distinguere le varie gradazioni di colore e distinguere i vari tipi di suono. Se poi la giochi in coop, come spesso accade, puoi anche cogliere l'occasione per affinare qualche bella amicizia o conoscere nuova gente. E allora sfoghiamoci liberamente con Gear, Halo, Counter-Strike, COD e compagnia bella, perché ci aiutano a mantenerci belli svegli e affini nei nostri sensi. E ora passiamo ai puzzle. Questo è un genere parecchio ampio e sostanzialmente comprende tutti quei giochi che hanno sfide ed enigmi logici da risolvere come caratteristica principale. E ti sembrerà strano, ma questi giochi servono proprio ad andare a sviluppare le capacità logiche. Specifichiamo un pochino. Allora, questo genere di giochi ti serve per migliorare la tua capacità di pensare e di conseguenza sviluppare tutte quelle abilità tipo il problem solving o il pensiero laterale. Ma oltre a questo allena anche la tua attenzione spaziale. E che è l'attenzione spaziale? Prendiamo come esempio il videogioco Portal. Sostanzialmente tu devi creare dei portali per muoverti da un punto all'altro della mappa per raggiungere uno specifico obiettivo. Grazie all'attenzione spaziale sarai in grado di visualizzare velocemente un percorso sulla mappa e riuscire anche ad individuare i possibili pericoli e gli eventuali distrattori e concentrarti sulla tua meta. Ecco, questa abilità è veramente utile nella vita. Giusto per farti un esempio a caso, è proprio quella che usi per guidare tutti i giorni, quindi direi che è abbastanza utile. Comunque, i puzzle puri sono un genere un po' particolare, che non piace proprio a tutti. Però ci sono molti giochi che hanno forti componenti puzzle pur essendo di un altro genere, tipo Monkey Island, la serie di Sherlock Holmes o anche Little Nightmares, quindi puoi buttarti su quelli. Andiamo alla prossima categoria, i videogiochi di simulazione. Chiaramente questi giochi hanno proprio il compito di simulare situazioni reali. Li puoi usare ad esempio per provare a fare delle attività che non hai la possibilità di fare nella vita reale, come ad esempio pilotare una barca o un aereo o provare ad essere una capra. Dicevamo, i videogiochi di simulazione simulano appunto un'attività reale e quindi possono realmente aiutarti a sviluppare l'attività che fai nel videogioco. E infatti vengono usati anche in campo militare o in campo medico proprio per questo scopo, per addestrare le persone. Ci sono proprio degli studi che dimostrano che i militari che hanno provato dei videogiochi di simulazione di volo hanno effettivamente delle performance di volo migliori. Stessa cosa per i medici e le endoscopie. Insomma, sempre un controller è, quindi è molto facile trasportare questa abilità dal mondo virtuale al mondo reale.
Oltre a questa tipologia di videogiochi che ti addestrano a una specifica abilità, ce n'è un'altra abbastanza simile che mettiamo nel mucchio, ossia i videogiochi di sport. Anche se non aiuta le tue abilità fisiche, può farlo con i tuoi schemi mentali. Pensiamo ad esempio ad uno skater che prova a giocare a Tony Hawk Pro Skater o almeno famigerato Skater XL. Puoi prendere ispirazione dai trick che vedi nel videogioco e puoi usarlo anche per mantenere alta la tua motivazione e il tuo entusiasmo. E siamo arrivati all'ultima categoria, i GDR. Tengo sempre i miei preferiti per ultimi. Che siano turni o d'azione, che siano in terza persona, in prima persona, eccetera, i videogiochi GDR ti permettono proprio di partecipare attivamente allo sviluppo del tuo personaggio. Sei tu a decidere come sviluppare il tuo personaggio, sei tu a decidere il modo in cui interagisci col mondo e spesso le scelte che fai influenzano anche l'andare della storia. Anche per questo, per la maggior parte dei giocatori è veramente molto facile identificarsi con il proprio personaggio. D'altra parte, sul tuo personaggio dovrai fare attivamente delle scelte. Dovrai scegliere prima di tutto l'aspetto e poi anche quali capacità sviluppare e come far crescere il tuo personaggio. Tutto questo ti spinge all'introspezione, ti spinge a guardarti un po' dentro e conoscerti un po' meglio. E insomma, il tuo PG diventa un po' un'estensione di te stesso. E proprio grazie a questa identificazione sarai in grado di sviluppare la tua empatia. Pensa ad esempio in un gioco tipo Skyrim o Fallout, quando incontri un animale e diventa un tuo seguace e si schiera perfino con te nei combattimenti. Non esiste che gli facciano del male, vero? Penso che la maggior parte di noi sia disposta a sacrificarsi per salvare il proprio compagno o a ricaricare il salvataggio precedente piuttosto che vederlo soffrire. O pensa anche alle lunghe conversazioni strappalacrime di Baldur's Gate, quelle con Jaehaera o Aerie. Loro ti raccontano la loro triste storia e tu puoi anche dire ad entrambe di tacere, ma lo sai che è sbagliato. E comunque, anche se alla fine ci provi giusto per vedere cosa succede, alla fine loro ti mostrano la loro delusione e ti spezzano il cuore. Insomma, i GDR mi hanno reso una persona più empatica e comprensiva, proprio per questi meccanismi, che ti spingono anche a riflettere sulle tue azioni e sulle loro conseguenze. Quindi giocaci! Ora abbiamo visto tutte le principali categorie dei videogame. Non me ne vogliate male se ne ho saltata qualcuna, ma è un argomento veramente molto vasto. Quindi, per farmi eventualmente perdonare, concludo con un beneficio generale di tutti i videogame. Alcune ricerche comportamentali hanno dimostrato che i videogames possono migliorare l'autostima e la qualità della vita. Questo perché il gioco ci dà un senso di appartenenza, di autonomia e di competenza. Quando giochi, infatti, hai il pieno controllo sulle tue azioni e sulle tue decisioni. E, con un po' di esperienza, man mano che vai avanti nel gioco, vedi proprio la tua abilità aumentare. Continui a portare a termine varie quest e questo rilascia dopamina facendoti sentire soddisfatto. E allora sii orgoglioso di essere un gamer. Oppure diventalo! Io spero che tu abbia trovato questo video interessante. Se vuoi approfondire o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi il link del mio blog o dei miei social network. Iscriviti al canale per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni. あれば